Soundstation Rider Blend è una delle ultime uscite di casa Soundstation e non ho mai avuto il piacere di provare una Soundstation e questa qui è la mia prima e devo dire mi è piaciuta. Soundstation fa parte di quella schiera di aziende che negli ultimi tempi, diciamo nell'ultimo anno e mezzo, due, hanno assolutamente fatto dei passi da gigante a livello di qualità-prezzo. Questa chitarra conferma appieno questa tendenza, costa meno di 290 euro, costa sì, sui 290 euro ed ha delle caratteristiche di ottima qualità, a partire dal manico, un bel manico in acero satinato, meccaniche come vedete autobloccanti, e il corpo è in ontano, i pick up sono dei pick up della Wilkinson e anche il ponte è Wilkinson. Il ponte è molto buono e tiene assolutamente la cordatura. Devo già dare una nota di merito proprio per la questione accordatura. L'ho accordata quando mi è arrivata e non l'ho più toccata, rimane accordata e non succede molto spesso neanche con chitarre che costano molto di più. Ne approfitto pochi secondi per chiedervi di iscrivervi al mio canale se già non lo siete, ovviamente. Questo aiuterà me e il canale a crescere sempre di più e a portarvi sempre nuove cose da vedere, da sentire e conoscere. Se cliccate anche la campanella resterete sempre aggiornati sui nuovi video in uscita. Grazie, grazie di cuore. Ringrazio Fren Export per avermela inviata in conto visione, dovrò restituirla e comunque è un piacere averla ricevuta. Fren Export è il distributore italiano di Soundstation, che è un'azienda italiana in ogni caso, che fa compagnia ad Eco e ad altre aziende che comunque nella battaglia del mid price non hanno nessuna esclusione di colpi. Soundstation emerge, l'avevo già menzionata su un video che ho fatto qualche settimana fa, dove appunto dicevo che sotto i 300 euro è difficile trovare di meglio. Io continuo la mia crociata sul mid price perché io sono convinto che la vera ciccia, le vere perle si trovano al di sotto dei 600 euro, diciamo dai 250 ai 600 euro ci sono chitarre che hanno un valore sia sonoro che materiale decisamente anche del doppio e del triplo, per cui questa cosa sul mio canale è un po' un fil rouge. Ogni tanto porto anche chitarre o attrezzature ben più costose, però è un'eccezione che conferma la regola. Ma veniamo a questa Soundstation. Soundstation oltre a questa Rider Blend è uscita anche con un modello Telecaster che ha un nome che non ricordo e ve lo metto in sovraimpressione, anch'esso promette molto bene, ma anche già con le precedenti Rider Soundstation aveva toccato degli ottimi livelli di qualità e prezzo. Dunque, io direi le caratteristiche ve le elenco comunque sulla descrizione sotto il video e andatele a vederle perché sono interessanti. È una chitarra che mi ha fatto molto piacere conoscere e sono contento di portarla sul canale e spero che avrò modo di portarne altre perché è assolutamente valida e merita i riflettori ed merita tutto il successo che può avere. Andiamo a sentirla con dei bei suoni distorti. Pick up al ponte, humbucker, Wilkinson. Bel suono pieno. Il push pull non ha molto senso nei distorti, mettiamolo, sentiamo se cambia qualcosa.
non cambia granché. Ecco, sui distorti il push pull io insomma non lo uso mai, lo uso poco anche sui puliti, ma sui distorti non mi serve. Pick up al centrale e pick up al ponte. Bello, già più nasale, un bel suono, mi piace. Pick up centrale. Anche qui mi piace l'attacco di questo pick up, mi piace molto. Vediamolo in combinazione col manico. Già è più nasale, si sente. Pick up al manico che a me piace particolarmente. Mi perdo via e mi piace il suono di questo pick up, veramente il pick up al manico nelle Fender Stratocaster è forse il mio preferito. Ecco, sentite insomma suoni belli, convincenti, una chitarra da 2,90 euro assolutamente fino a 10 anni fa, ma ti saluto insomma avere questa qualità. Ecco, io passerei adesso a sentirla con dei suoni puliti.
Una nota di merito su questo manico. È un manico su cui io mi trovo benissimo. Ha un raggio da 12, se non ricordo male, i tasti sono posati veramente molto bene e il capotasto è tagliato veramente bene. L'altezza delle corde è arrivata così veramente perfetta. Direi una chitarra subito suonabile. Altra nota di merito sicuramente per questo ponte a due punti di attacco molto solido e stabile, assieme alle meccaniche autobloccanti che vanno benissimo, rende veramente l'accordatura molto stabile, veramente difficile scordarla. Non ho fatto adesso, potrei farla adesso, sentiamo se sentite qualcosa. Sentite, la cordatura resta, no? È molto difficile perdere la cordatura. Complimenti, questo ponte Wilkinson è veramente ottimo. Allora, la Rider Blend insieme con la Rider Deluxe è il top di Soundsation. È una chitarra che richiede il fatto che voi abbiate una mentalità aperta. È un'azienda italiana, è un'azienda come Eco che propone strumenti assolutamente di qualità per avere un prezzo così battagliero e vincente soprattutto. È una chitarra assolutamente da avere. I pick up sono dei pick up Wilkinson ceramici, ma ceramici ormai non vuol più dire, soprattutto in questa fascia di prezzo, pick up scarsi. Ci sono ovviamente pick up ceramici di altissima qualità di grandi aziende. I pick up Wilkinson comunque fanno parte di una grande azienda, la Wilkinson è un colosso e i pick up ceramici in questo caso sono buoni. Io non sentirei la necessità di sostituirli, li trovo già buoni. Chiaramente se poi uno vuole prendersi un set di pick up, non so, Alnico 5, Alnico 2, 3, 5, 4, quello che vuole, può farlo liberamente e in ogni caso la chitarra resta comunque, anzi diventerà sicuramente una chitarra che non ha paura di nessun paragone, nemmeno con chitarre che costano il triplo. Allora, Soundsation, io l'ho scoperta e ne sono stato felice, veramente. È una chitarra che consiglio veramente a tutti perché con un prezzo così lasciarla lì è veramente un peccato. E sono combattuto perché sia con Echo prima che ora con Soundsation mi verrebbe quasi la voglia di comprarmele, di tenermele. È che non avendo un gruppo con cui suonare, a proposito, se qualcuno di voi vuole formare un gruppo anche online, io ci sto. Mi tocca tenerle appese al muro e suonarle non tanto spesso quanto vorrei. Comunque chi usa la chitarra anche giornalmente ha un gruppo, suona dal vivo, con questa fa un figurone assolutamente. Direi di finire qui questo video. Mi è piaciuta veramente questa chitarra, è una chitarra che consiglio a tutti e vi ringrazio per aver seguito fino in fondo, se ci siete arrivati, questo video. Ci vediamo molto presto. Ciao a tutti!